Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera. È lunedì 10 luglio del 2023 e quindi è tempo che la campanella torni a suonare per il Milan, perché il primo giorno di scuola si tornerà a Milanello e tra poche ore, rispetto anche quando vedrete il video, ci sarà la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alle 14:30 e alle 17. Il primo allenamento della squadra a ranghi molto ridotti, perché tra nazionali e impegni poi vari dei giocatori che sono magari finiti in una seconda parte di giugno. Tanti giocatori mancano all'appello, li ritroveremo strada facendo prima della tournée. Scusate, ma a proposito di tournée, che è uno degli argomenti, e lo metto qua in grafica dell'editoriale di oggi, saranno 10 giorni molto importanti, quelli tra il 10 di luglio e il 20 di luglio, quando poi il Milan partirà per gli Stati Uniti per il mercato, e ne parliamo, ma non solo per il mercato, perché c'è un centrocampo da pensare con cura, e questo è un altro argomento di quest'oggi. Chiuderemo con questo. Non ve lo spoilerò, perché sennò non vedete il video, no, scherzi a parte, tutto nelle mani di una sola persona. In chiusura parleremo anche di chi è questa persona che ormai dal 10 luglio in poi soprattutto ha tutto nelle proprie mani, ma credo che qualcuno di voi abbia già capito di chi sto parlando. Non sto parlando di Franco Baresi, che è invece la notizia del weekend. Non sarà un club manager, o meglio, non sarà proprio una figura quella che si pensava, che io onestamente ancora penso possa servire al Milan, una figura di campo che veda gli allenamenti, commenti la partita magari con l'allenatore, faccia da ponte tra l'allenatore e la società quando c'è qualcosa che funziona di più o meno, soprattutto con i giocatori stessi, che abbia un dialogo con i giocatori stessi e che possa fare un po' da collante e anche, è brutto da dire, da controllore dell'allenatore, perché comunque una sorta di check sul lavoro dell'allenatore va fatto. Meglio ancora se lo fa qualcuno che di campo se ne intende un po' di più, ma al di là di questo penso che una figura del genere debba servire al Milan, e magari in una seconda parte ci si accorgerà che questa figura manca e verrà inserita, ma Franco Baresi non farà questo, sarà una figura più, diciamo così, istituzionale, da milanismo, anche da telecamera, per dire, una figura che si occuperà anche di essere un po' il viso del Milan in pubblico, ma non solo. Però, come detto, parliamo di quello che c'è scritto qua sotto, ovvero dal 10 al 20, 10 giorni di fuoco, perché ci aspettano 10 giorni di mercato molto intensi, non tanto perché poi si andrà negli Stati Uniti e le trattative si interrompono, anzi, perché tanto comunque Moncada non andrà negli Stati Uniti, Furlani non so se viaggerà con la squadra per tutti i 10 giorni, però difficilmente accadrà. In generale penso che questi saranno i giorni importanti del mercato, non per voler mettere un'eccessiva fretta o perché serve avere eccessiva fretta sul mercato, ma perché il Milan ha bisogno di costruire una certa ossatura di squadra dal centrocampo in su, e prima ce l'ha meglio è, soprattutto anche in vista del calendario. Il campionato non ci si gioca tutto tra settembre e ottobre, lo sappiamo, però se si inizia ad accumulare un po' di distacco poi rincorrere non è mai semplice, soprattutto quando parti anche in terza fascia di Champions League, cosa che accadrà al Milan l'anno prossimo, e quindi bisogna costruire un'ossatura di squadra in questi 10 giorni, oltre Pulisic, oltre Loftus-Cheek, oltre i vari Sportiello e Romero. Serve che il Milan metta dentro almeno un altro centrocampista per il 20 e chissà riesca anche a chiudere l'esterno di destra, che nel mentre potrebbe vedere la partenza di Messias, che tra tutti è quello più indicato in questo momento a uscire, perché ha delle offerte, soprattutto in Italia, che possono essere all'altezza di quello che chiede il Milan. Ma io mi concentrerei sul reparto, quello di centrocampo, che deve vedere almeno un ingresso. E qui andiamo sull'altro argomento di quest'oggi. Anzi, se avete commenti da fare, perché soprattutto per l'editoriale, visto che questo è un mio, diciamo, commento, ma mi piace anche vedere i vostri commenti, perché deve essere un po' una sorta di piazza aperta, un po' l'editoriale, non semplicemente una lezione da cattedra, perché se no non avrebbe senso, ci si mette davanti a una telecamera, si sproloquia per un quarto d'ora e lì finisce.
è anche nato proprio per una sorta di confronto ancora più attivo rispetto a quello che si ha in radio. Di sicuro lo avremo quando inizierà il Milan a giocare in via ufficiale, e al lunedì a quest'ora commenteremo la gara del weekend, e ci sarà quindi tanto da parlare di scelte, gol sbagliati, partite andate bene, partite andate male. In questo momento è ovvio, gli argomenti sono molto concentrati sul mercato, ma come detto vuole essere anche una sorta di piazza aperta, e quindi magari già dal lunedì prossimo prenderò qualcuno dei commenti che sono arrivati sotto questo video e li andremo a commentare, come è giusto che sia. Ma resto dell'argomento principale dell'editoriale, cioè il centrocampo, che spesso è stato un po' sottovalutato, soprattutto nelle ultime 2 stagioni, e in questa stagione non può proprio essere sottovalutato. Non possiamo stare qui a dire ma sì, c'è quell'al giocatore lì che magari quel ruolo me lo può coprire alla bisogna, ma se sposto quel giocatore forse riesco a passare magari i primi 6 mesi e aspetterò chissà Benasser, magari quel giovane tal dei tali mi fa un exploit e sono a posto così. No, perché abbiamo visto che anche nel recente passato che non può funzionare, non funziona purtroppo, ahimè, questo tipo di discorso, un discorso che tende sempre a spegnersi, soprattutto quando le partite sono tante e ravvicinate. Il nostro centrocampo l'anno scorso da un certo punto in poi non è riuscito più a mettere la terza marcia, andava in prima, in seconda, ma non riusciva mai a essere né in terza né in quarta, figuriamoci in quinta. Era un centrocampo che andava a 2 velocità, quando invece Ninao Tunna aveva dimostrato di poter andare ben al di sopra di quello che poi ha dimostrato in primavera e soprattutto in alcune partite. Un centrocampo che quindi deve essere anche un po' più folto, visto che soprattutto c'è un'idea originaria da parte del mister di provare a giocare realmente a 3. E questi primi 10 giorni, come ho detto anche poco fa, lo rimetto in onda, ma non valgono solo per il mercato, valgono un po' per tutta la stagione, perché saranno anche un po' lo spartiacque di quello che si vorrà provare a fare in allenamento e soprattutto in tournée, con le 3 partite della tournée statunitense, per quanto riguarda il sistema di gioco, che potrebbe cambiare un pizzico, che potrebbe vedere un centrocampo realmente a 3. Poi lo so, sono 4-5 anni che con mister Emanuele Bottoni cerchiamo di non parlare di moduli, ma di sistema di gioco, di atteggiamento, eccetera. Però, insomma, è innegabile che se inizia una partita mettendoti a 3 in linea è diverso rispetto che se ti metti a 2 con una mezza punta in 3/4, cambia abbastanza. E quindi il Milan nella prossima stagione ha quell'idea lì, cioè di mettersi a 3 o comunque giocare con 3 centrocampisti, che possano essere 2 centrocampisti veri e propri, magari o un finto 3/4, Reinders, a volte potrebbe farlo Loftus-Cheek, a volte potrebbe farlo chissà Sciarde Ketelare, ma qui si andrebbe più verso la mezza punta, ma soprattutto con 2 giocatori in mediana /3, soprattutto dall'inizio gara. E quindi qui probabilmente gira tutto quello che sarà anche i discorsi di mercato per il terzo centrocampista, non tanto per il secondo, perché Reinders è un discorso avviato a prescindere, proprio perché sa fare entrambe le cose, ma soprattutto per il terzo centrocampista, capire se si vira su Reinders in 3/4, mettiamo quindi un vero centrocampista in 3/4, e quindi alle sue spalle devi prendere altro tipo di centrocampista, oppure si va verso un centrocampo realmente a 3, va via il 3/4, va via la mezza punta, va un centrocampo a 3 con un vertice basso centrale, e quindi si potrebbe andare su altro tipo di centrocampista. Un profilo che è stato sondato parecchio negli ultimi tempi era stato quello di Koopmeiners, ma costa troppo e quindi è stato abbandonato, tant'è che infatti il nome è uscito e non è uscito. È stato seguito, ma l'Atalanta ha chiesto troppo e si è abbandonato. Vedremo nel prossimo futuro quale sarà, oltre a rendersi il centrocampista seguito maggiormente. Musa ha delle caratteristiche da box to box che un pizzico ricordano quelle di Loftus-Cheek, non è la copia, ma comunque non è sicuramente un mediano di costruzione, tanto per intenderci, nemmeno un mediano davanti alla difesa tipo Hjulman, altro giocatore molto seguito dal Milan. E quindi questi 10 giorni saranno anche un pochino la cartina di tornasole di quello che sarà l'altro centrocampista, oltre a Reinders, che se la Z Alkmaar, bontà sua, riesce a smuoversi da questi benedetti 25 milioni, riusciamo anche a portare a casa in un tempo ragionevole. Nel mentre,
vedo che si sta facendo buio perché ovviamente l'editoriale non è in diretta, ma è registrato la domenica sera, e nel mentre all'improvviso si è fatto buio, quindi sembro dentro una camera oscura per i prossimi 5 minuti, ahimè, mi vedrete così, perché sennò mi dovrei alzare ad accendere la luce, perdonatemi il cambio di luminosità, ma tant'è. Chiuderei su ciò, perché tra poche ore, come detto, alle 14:30 c'è la conferenza stampa di mister Stefano Pioli e mi piacerà molto vedere mister come parlerà, se assomiglierà magari un po' al mister che abbiamo visto nelle ultime 2 o 3 conferenze, un pochino più sbottonato, un pochino più aperto, un pochino meno tirato nei commenti e meno compassato nelle risposte. Se sarà quindi un allenatore che si prenderà anche delle responsabilità diverse, anche in conferenza stampa, cosa che gli è stato chiesto di fare sia sul mercato che per quanto riguarda Milanello a tutto tondo, e quindi lo vedremo anche in conferenza stampa e vorrò vedere se anche qui ci sarà un piccolo cambiamento, ma di sicuro il mister ricomincia questo suo secondo ciclo al Milan, perché sono convinto che questo sia il suo secondo mandato, una sorta di rielezione, un po' come quando, che so, il sindaco finisce di fare il suo percorso per il primo mandato e viene rieletto la seconda volta, reimpassa, diciamo così, la giunta, oppure reimpassa il governo se si parla di primo ministro, e poi si riparte. Ecco, il mister per me poteva restare solo e soltanto in un modo, cioè che questo rimpasto di governo ci fosse una rosa diversa, una rosa che fosse anche modificabile sia sul campo che per quanto riguarda il sistema di gioco, e che quindi gli potesse dare degli stimoli nuovi, delle idee nuove e anche un atteggiamento sul campo nuovo rispetto agli ultimi mesi, dove in generale un po' tutto il Milan si era scusate, adagiato sia su quello che faceva da anni, sia su quello che i singoli soprattutto li stavano garantendo sul campo. Ora si ricomincia, altro mandato, altro ciclo, e da qui si ricomincia, non dico a zero a giudicare il mister, ma quasi. Io, soprattutto per quanto mi riguarda, poi scrivetemi voi anche cosa ne pensate, io ho azzerato il giudizio sul mister, che non lo nascondo, ma credo si sia anche abbastanza capito. Negli ultimi mesi non era particolarmente lusinghiero, perché per me erano stati commessi parecchi errori sia di gestione del gruppo che per quanto riguarda quello che vedevamo sul campo. Ma ho azzerato un po' il giudizio sia nel bene che nel male per il mister. Ho azzerato i grandi meriti che ha avuto nei primi anni, così come quelli che penso gli errori soprattutto dell'ultimo anno. Si riparte da zero, per davvero. Spero che si riparta anche nella, diciamo così, considerazione di alcuni giocatori che sono in rosa e che se non dovessero partire devono essere considerati da zero. Spero che questo nuovo corso del mister possa essere in parte rivoluzionario come lo è stato in quell'inizio di 2020 post-Covid, che ci aveva regalato quel bellissimo Milan, che poi è andato a prendersi la qualificazione in Champions il primo anno e lo scudetto nel secondo. Ecco, mi piacerebbe rivedere uno spirito nuovo, uno spirito diverso, una voglia di rimettere in campo un Milan diverso, che non si basi su se Leao è in giornata, se Teo ha voglia di farsi un costo di 40 metri, se stavo per dire Tonali, ma Tonali non c'è più, ma tant'è, giusto per capirsi, se Tonali ha invece che i soliti tot chilometri, ha tot chilometri per due, quindi lo costringo ad andare in giro per il campo a correre per tutti. Insomma, una squadra più organizzata, in parte anche più fisica, cosa che il nostro centrocampo potrebbe essere, e quindi spero di vedere un Milan diverso. E quindi da oggi, tra poco, in allenamento, oggi sarà una sgambata tanto per muovere le gambe, ma già delle prime amichevoli con i nuovi acquisti che spero possano arrivare entro il 20, perché servono entro il 20, per una volta tanto. Io ho sempre pensato, anche qui scrivetemi anche quello che pensate, che sia abbastanza una sorta di pourparlers, chiedere ai giocatori che sia tutto disponibile entro il raduno. Esce sempre il titolo a giugno, la società X vuole avere la rosa al completo per il raduno per partire.
non è mai successo. Nessuna squadra è mai stata al completo al raduno, nessuna squadra è mai stata al top al raduno. È sempre stato un modo per provare a parlare di qualcosa in giugno. Però il Milan di quest'anno, che cambia tanto e tanto, perché non sembra, ma cambia veramente tanto da metà campo in su, ha bisogno di ritrovarsi presto, non al raduno, perché tanto è oggi, ma nel più breve tempo possibile, per rodarsi per quell'inizio di campionato, inizio di stagione, che lo vedrà particolarmente impegnato sia a settembre che a ottobre. Perché io me la ricordo la Juve degli ultimi anni, accumulare un po' di svantaggio inizialmente e poi trascinarselo durante il campionato. Ogni tanto si avvicinava, ma poi bastavano 2 pareggi, si riallontanava. Bisogna comunque partire con un certo ritmo, cari miei. Noi siamo arrivati in chiusura dell'editoriale, scusate questa versione un po' da Casper, da fantasma con tutto nero, ma ahimè, come detto, si è all'improvviso spento il sole in serata, quindi mi sono ritrovato praticamente al buio e di accendere la luce da qui non riesco. Quindi grazie a tutti per essere stati qui con me nonostante il buio. Scrivete ciò che volete nei commenti, che da lunedì prossimo iniziamo a parlarne. Mettete like se vi è piaciuto oppure no, ma mettetelo lo stesso perché ci aiuta a far girare il video. Grazie a tutti, buon lunedì e buona stagione.